C'è nessuno? Sono Alia, la nuova vicina. Si può? Signora Negroni, è in casa? Sono la sua nuova vicina. Si può? Olga, grazie. Hai trovato la casa dei nostri sogni. Sono contenta che sia andata a voi questa casa, vi troverete veramente bene. Grazie, è davvero meravigliosa e non ci sembra vero che sia costata così poco. La nostra agenzia cura gli interessi dei suoi clienti. Qua ci sono le chiavi di casa. A lei? Ora mi dispiace, devo andare via perché ho un altro appuntamento. Se avete bisogno di un notaio per le formalità, c'è una mia parente che sarebbe molto lieta di aiutarvi. Grazie. Benissimo. Grazie ancora, grazie. Fantastico! Questa casa è stupenda. Sì, è bellissima. Non vedo l'ora di entrare, andiamo. Andiamo. Adesso tu pensa solo a riposarti. Beh, con tutta una casa da mettere a posto sarà un po' difficile, ma mi farà bene occuparmi di qualcosa. Ne sono certo. Guardo queste foto e ancora non riesco a ricordare nulla, o quasi. Questi volti, io so di conoscerli, ma non so più chi fossero, cosa rappresentino per me. Capisco, deve essere frustrante, ma ricorda che sei stata in coma per 6 mesi e tutto sommato ti stai riprendendo alla grande. A proposito, cos'è che dicono i medici? È amnesia. Recupererò i ricordi, ma non sanno quanto tempo ci vorrà. Da quello che ricordo, la mia vita non era particolarmente esaltante. Io so di avere un fratello, ma non riconosco più il suo volto. Sono sola al mondo. Ma no, non sei sola. Ci siamo adesso Thomas e io, la tua migliore amica, l'amica post coma. La mia unica amica. Ah, la tua unica amica. Pronto? Pronto, tesoro. Ciao. Thomas, tutto ok? Non proprio. In realtà c'è stata un'emergenza in ospedale, quindi dovrò restare qui fino a tardi. Capisco. Mi spiace. Oh, non ti preoccupare, ti aspetto sveglia, devo finire di fare alcune cose. Grazie. Ti amo. Ti amo. Era Thomas. Che ritarda? Sì. Beh, si è fatto tardi però anche per me. Ti accompagno.
Vieni. Allora ci vediamo domani, così eventualmente ci vediamo. Grazie. Ciao. Buona serata. Berta, hai dimenticato qualcosa? Ciao, sono Alia, la tua vicina. Ciao. Questi sono per te, benvenuta. Grazie, accomodati. Oh, guarda, del caffè, lo prendo volentieri. Ah, certo. Scusa il disordine, non ci siamo ancora sistemati bene. No, figurati. Poi questa casa è rimasta vuota per mesi, quindi ora mi fa piacere avere una nuova vicina. Ah, con questa casa è stato come a prima vista. Ho avuto come un déjà vu, mi sembra di conoscerla già. Ma è un bel coraggio a venire a vivere qui, però. Perché? Non lo sai? No. Una ragazza si è tolta la vita nel bagno di sopra. Sono stata io a trovarla. È stato terribile. Ah. No. Scusami, sono un disastro, non volevo. No. Posso lavarmi le mani? Sì, il bagno è... Sì, lo so. Scusami, non volevo disturbarti. Oh, cazzo, sono un po' agitata. Scusami tu. No, scusami tu, non volevo disturbarti. Vado. È stato un piacere conoscerti. Ed è in questo modo che sono venuta a conoscenza del fatto che la mia casa potrebbe essere infestata. In modo un po' brusco direi, ma quando ho avuto la prima esperienza paranormale? Thomas era tornato a casa tardi dall'ospedale quella sera e si era messo subito a letto. Io non riuscivo a dormire. Pensavo a quella povera ragazza. Thomas, dormi?
Che succede? C'è qualcuno! È entrata nell'armadio! Non c'è nessuno, Anna. Sembravo io! Anna, non c'è nessuno. L'ho visto! Cretino! Deve essere stato un incubo, Anna. Non c'è nessuno. Ma io l'ho visto! Torno a dormire. Dovresti fare lo stesso. Io l'ho visto davvero. E cosa le fa pensare che non si trattasse realmente di un sogno? Era così vivido, così reale. Beh, lei è stata in coma per così tanto tempo e ha perso anche la memoria. La sua copia potrebbe essere il suo subconscio e per questo la identifica con se stessa. È quello che pensa Thomas. E che pensavo anche io, fino a quella mattina. Cosa ha scoperto di quella foto? Aria mi ha detto che quella ragazza è Xandra Negroni, la vecchia inquilina. Il ragazzo è il suo fidanzato, Nick. Credo che Xandra voglia dirmi qualcosa. Credo che non si sia suicidata e che voglia dirmi chi l'ha uccisa. E cosa le fa pensare questo? Ho fatto alcune ricerche su internet. Ho scoperto che il suo fidanzato era stato indagato, ma non c'erano prove contro di lui. Si diceva anche che fosse perseguitata da uno stalker, ma il caso è stato chiuso come suicidio. Ho rintracciato il fidanzato e ci siamo incontrati. Scusami, ma è passato troppo poco tempo. Il dolore è troppo grande. Volevo chiederle di sposarmi, ma non ho fatto in tempo. Scusami tu, non volevo risvegliare brutti ricordi, ma devo capire cosa sta succedendo. Io ci credo in queste cose. Credo negli spiriti e credo nell'aldilà. Sono convinto come te che Xandra voglia dirti qualcosa. Soltanto mi chiedo cosa. Parlami dello stalker. In città dicevano che Xandra avesse un amante. Ovviamente non era vero.
Ma c'era questo tipo che continuava a perseguitarla. Le mandava messaggi al telefono. Si era fissato e non la voleva lasciare in pace. Tu l'hai mai incontrato? Chi? Il matto? Avrei voluto. E come se avrei voluto. Ma Cassandra me l'ha impedito. Diceva che non ne valeva la pena. Aveva un carattere molto forte ed io mi fidavo di lei. Così lasciai perdere. Poi un bel giorno venne da me e mi disse che aveva risolto la faccenda e che non ci avrebbe più disturbato. Ma la polizia non l'ha mai interrogato. Da quando Cassandra è morta lui è sparito. Ho provato anche io a cercarlo, ma deve aver avuto troppa paura. Non usa più neanche Friendzone. Puoi vederlo? Sì. Eccolo. È lui. Ha un viso familiare, ma non mi ricordo dove l'ho visto. Hannah, Tesoro? Ti presento Nick, era il fidanzato della ragazza che abitava da noi. Piacere di conoscerti. piacere mio. Adesso scusate l'interruzione, ma dobbiamo proprio andare, Anna. A dire il vero anche io stavo per andare. Anna, grazie per la chiacchierata. E ti prego, se dovessi scoprire qualcosa, aggiornami. Ci conto. A presto. Ha mai avuto contatti con lo stalker? Purtroppo sì. Stampo e trasparente. Allora, intanto andiamo a vedere cosa può servirci per costruire il nostro bel vasetto. Devo mettere tutto ciò che vorrete, magari una piantina o qualcosa così. Allora, andiamo a vedere. Intanto la bottiglia. Poi andiamo a vedere le nostre fornicine. Poi possiamo anche decorarla, ragazzi. Decoriamola con, non so, carta bellissima, tutte così. Bellissima. Un bellissimo vasetto da vicino, non so, germani, chissà, anche un bel girasole gigantesco. E quindi la possiamo decorare con un bel fogliettino, tutto ugualino con i cuoricini. Oppure guardate ragazzi, guardate che belli, potete avvolgerlo in queste carte così, e incollarlo con cosa? La colla vinilica, anche qui ragazzi fatevi aiutare, non vi ficcate tutte le manine. E allora poi con la vinilica e Come sei entrato? Anna, sono io. Ti puoi fidare di me? Larry? Anna, devi ascoltarmi. Devi smetterla di indagare. Lo so chi sei! Esci da casa mia! Anna, devi ascoltarmi. Vattene via da qui. È troppo pericoloso e non sai cosa ti potrebbe accadere. Esci o ti ammazzo! Anna, tu non capisci. Thomas! Anna, che succede? Mandalo via, mandalo via! Chi, Anna? Chi devo mandare via? Larry! Lo stalker di Xandra! Deve essere scappato. Non ha pensato che sarebbe stato meglio ascoltare lo stalker e non indagare ulteriormente? Sì, e stavo per farlo. Poi una notte è successa una cosa che mi ha terrorizzato.
Anna, non c'è nessuno. Ma io l'ho vista! Ci sto provando, Anna. Davvero. Ci sto provando a essere comprensivo. Ma davvero? Cosa? Sullo specchio si era disegnato da solo il medaglione che Xandra portava al collo in quella foto. Nick mi ha detto che era un regalo di Oscar, il miglior amico di Xandra. Nick mi ha detto che era il migliore amico di Xandra. Ero? Io sono il suo migliore amico. Per me lei non è mai morta. Lei vive dentro di me, io la sento ancora. Lei vive in me. Puoi dirmi qualcosa del suo medaglione? Trovato in un viaggio che ho fatto a New Orleans. Sono entrato in un negozio di oggetti strani, oggetti voodoo. Questo medaglione mi ha veramente affascinato e l'ho comprato per lei. Mi colpisce molto quello che dici. Io credo che Xandra stia cercando di comunicare con me. Secondo te può essersi davvero suicidata? No! Lei non l'avrebbe mai fatto, anche se ultimamente era un po' strana. Cosa intendi? Sai, Xandra non era credente e non era neanche religiosa. Eppure ultimamente mi è sembrato un po' strana. Andava a trovare padre Fred in chiesa. Ma si è fatto tardissimo. Senti, posso chiederti una cosa? Ascoltami, fra una settimana sarà l'anniversario della sua morte e vorrei poter recitare una preghiera per lei nei luoghi dove è morta. Ok, ci sarò. Voodoo. Ma lo sa che New Orleans è la patria del voodoo e della magia nera? Sì. Per questo ho deciso di consultare un'esperta. Ho trovato su internet un'esperta in magia nera. Le ho chiesto un appuntamento e ci siamo incontrate.
Interessante. Molto interessante. Ho già visto dei medaglioni simili a questo, ma questo oggetto ha delle caratteristiche che fino ad ora non ho mai visto. Per me è importante scoprire il significato di questo medaglione. Potrebbe anche trattarsi di un semplice souvenir che imita le caratteristiche di un oggetto voodoo. Però, se per lei è così importante, cercherò di fare delle indagini molto più approfondite e proverò a farle sapere qualche cosa. E ha avuto notizie da questa esperta? Non ancora. Potrei chiamarla al telefono. Anna, ascolti il mio consiglio. Lasci perdere tutta questa storia. Lei è fortemente stressata, esce da un lungo periodo di coma. Quella casa e la sua storia non fanno per lei. Dopo aver incontrato padre Fred, mi sono resa conto di quanto sono stata folle finora. Padre Fred? So perché sei qui. Ti aspettavo. Sapevo che saresti venuta. Ma devi andare via. Ma noi non ci conosciamo. Lei è pericolosa. Se continui ad indagare, scoprirai tutto. Ma tu non devi sapere. Non devo sapere cosa? La verità. La verità uccide. E tu sei in pericolo. Padre Fred mi sta spaventando. Devi avere paura. Lei è peggio del demonio. Farà male a te e a chi ti avvicino. Vai via! Vai via! Via! Vai via finché puoi! Via! E in quel momento ho capito di aver bisogno d'aiuto. Del suo aiuto. Anna, ascolti il mio consiglio, anche quello di padre Fred e dello stalker che le è entrato in casa. Vada via da quella casa, non le fa bene. Ne parlerò con Thomas. La metteremo in vendita. Ho bisogno di fuggire da tutto questo. Proprio oggi è l'anniversario della morte di Xandra e quel personaggio inquietante, Oscar, verrà a casa per le preghiere. Devo andare. Dottoressa, salve! Anna, devo dire una cosa importante che ho scoperto. Oddio, che succede? Quel medaglione è un vero talismano voodoo che sta a rappresentare la vita oltre la morte. Chi lo possiede al momento della sua morte Può trasferire la propria anima nel corpo del nuovo proprietario del medaglione. Agatha, cosa sta cercando di dirmi? Voglio dirle che Xandra non sta cercando di comunicare con lei dall'aldilà, ma dal mondo reale. Xandra ha trasferito la sua anima in un nuovo corpo e tutto quello che sta succedendo a lei potrebbe essere stato Xandra a causarlo. Non posso crederci, oh mio Dio! È tutto così assurdo. Cosa posso fare? dalle mie ricerche c'è solo un modo per spezzare questo sortileggio. Chi ha causato la morte di Xandra dovrà distruggere il medaglione.
Ma Xandra si è suicidata! Come potrebbe distruggerlo? È proprio questo che mi preoccupa, Anna. Lei potrebbe avere già incontrato Xandra senza saperlo. Potrebbe essere chiunque. Lei è in serio pericolo di vita. Vada via subito e non si fidi proprio di nessuno. Padre Fred aveva ragione. Tutti avevano ragione. Io devo andare via. Devo lasciarla. Sono a casa di Aria per un problema. Ti spiego più tardi. Ti amo. L'utente chiamato non può rispondere. La preghiamo di lasciare un messaggio. Nick, appena senti questo messaggio, vieni subito a casa mia. È successa una cosa terribile. Xandra è ancora viva. Lo so che sembra assurdo, ma è così. Xandra ha trasferito la sua anima in un nuovo corpo. Lei potrebbe avere già incontrato Xandra senza saperlo. Potrebbe essere chiunque. La nostra agenzia cura gli interessi dei suoi clienti. E ha avuto notizie da questa esperta? Questa casa è rimasta così vuota a lungo che ora sono felice di avere una nuova vicina. Ci siamo adesso Thomas e io, tua migliore amica, amica post coma. Per me lei non è mai morta. Io la sento ancora, la sento dentro di me. Lei vive in me. Anna! Apri, Anna! Spero non ti sia dimenticata della promessa che mi hai fatto. Posso entrare, vero? Certo, accomodati. Aveva solo bisogno di riposare. E tu lo sai, io sono una persona così gentile. Sei stata tu! Come puoi biasimarlo? Vivere accanto a una persona falsa e bugiarda come te deve essere difficile. Aria, mi stai spaventando. Sei sempre così stupida, così ingenua. Non riesco a credere che ci sia tu dietro a tutto questo. Non capisco! Aria! Aria? Pensi davvero che io sia Aria? Quella sciocca con le sue stupide torte? Io sono Sandra!
tu, maledetta, la pagherai per tutto. Sorella mia, dovevi ascoltarmi e andare via prima che fosse troppo tardi. Esci o ti ammazzo! Anna, tu non capisci. Padre Fred, Lo so perché sei qui. Ti aspettavo. Ho provato a metterla in guardia, ma ho fallito anch'io. devi soffrire! Devi soffrire! Stupida puttana, morirai come sono morta io. E forse questo trattamento ti rinfrescherà le idee e ricorderai tutto il male che hai fatto. Adesso ricordo. Larry! 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 Lo so che sei qui! Seguo il tuo GPS da quando ti vedi con Xandra! Ti avevo detto di lasciarla stare, ma tu sei il solito stupido! Larry! 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 È questo il modo di entrare a casa della gente? Xandra! So tutto! Dov'è Larry? Dov'è mio fratello? Ah, quell'infantile era tuo fratello? Era? Che cosa gli hai fatto? Me l'avevano detto le voci che non era l'uomo giusto per me. Per questo l'ho ucciso. E le voci non mentono mai. Che cosa gli hai fatto? Beh, visto che ci tieni così tanto, te lo dico quello che gli ho fatto. Sono contento che tu mi abbia chiesto di vederci. Anche io dovevo parlarti. Ah sì? Quindi sarai d'accordo con me nel concludere questa storia assurda? Concludere? Come concludere? Sandra, pensavo che io e tu, noi due... Io e tu? Noi due? Ti sei fatto proprio delle strane idee in testa. Sandra. Larry, la nostra storia non ha mai avuto un futuro e tu devi accettarlo. Non puoi impedirmi di amarti. E non puoi ignorare ciò che c'è tra noi. Larry, ascoltami. Io amo Nick e tu lo sai bene. Devi smetterla di seguirmi, di tormentarmi e soprattutto non voglio che Nick scopra di noi. Lui non deve sapere. Ancora questo Nick. Ancora ti preoccupi che non sappia nulla. E chi ti dice che io già non gli abbia raccontato tutto? Tu cosa? Tu hai fatto cosa? Ma come hai potuto? Sei un bastardo! Sei un bastardo! L'ho ucciso. No!
L'ho ucciso con una pietra. Gli ho spaccato in testa. Oh Signore. Padre, la prego. Mi aiuti. La prego, devi aiutarmi. Sandra, hai ucciso una persona. Cosa ti è venuto in mente? Lo so, padre. Non lo so, ma devi aiutarmi. Mi aiuti a spostare il corpo. Devi Mi andare aiuti? alla polizia e costituirti. No. Io non posso fare niente. No, non lo farò mai. Padre, mi ha detto che mi avrebbe sempre aiutata. E invece lei è come tutti. Sandra, che stai facendo? Cosa stai facendo? Fermati! Fermati! Siete contenti adesso? Ok. Come hai potuto ucciderlo? Ma sei pazza! Sì, me lo dicono anche le voci. No! No, Larry, no! Ora basta, vai via. Fammi godere il mio bagno caldo. Sei pazza! Ma tu sei pazza! Larry! Larry! Sei stata sempre tu a manipolarmi, a indurmi quegli orribili incubi e quelle assurde apparizioni. Certo, volevo vedere la tua faccia quando ti saresti ricordata tutto, per provare più gusto a ucciderti. Ho agito alle tue spalle manipolandoti fin dall'inizio. Come pensi di essere arrivata in questa casa? Per magia? E come avrei fatto a manipolarti se non grazie alla tua ingenuità? Scusami? No. Posso lavarmi le mani? Sì, il bagno è... Sì, lo so. Ma perché proprio Aria? Perché hai scelto lei?
Non ho scelto io Quella quella cretina. cretina. È stato il Medaglione. Mi ha trovato morta nella vasca e invece di chiamare aiuto ha rubato e indossato il medaglione che avevo al collo, donandomi un nuovo corpo in cui vivere. Tutta colpa mia. Tutta colpa mia. Non so come fermarti. Distruggerò quel medaglione maledetto e salverò Aria. Peccato che morirai prima di poterlo fare. Adesso Anna! Sbrigati! Non riuscivo a combattere. Era dentro di me. E io non riuscivo. Mi avete liberata. Stai tranquilla. Ci sono qui io. È tutto finito. Tutto finito. Non potevamo più rimanere. Certo. Mi mancherai. Anche tu. Buongiorno. Olga, Non si preoccupi, mi occuperò io personalmente della vendita. E mi farò perdonare per avervi detto la verità sulla casa. ci conta. Avrei potuto denunciarla per non averci informati. Metto una firmetta qui. Stia tranquillo, la mia agenzia non la deluderà una seconda volta. Me lo auguro. Arrivederci. Arrivederci. Anna, non smetterò mai di ringraziarti per avermi liberata da quel mostro. Prendeva sempre più il sopravvento e io mi sentivo scomparire. Aria, non devi ringraziarmi. Vieni qui. Chiamami quando vuoi. Anche perché devi aggiornarmi su te, Nick. State così bene insieme. Tesoro, è l'ora di andare. Come d'accordi ti lascio le chiavi, così domani potrai darle ai traslocatori. Olga passerà a riprenderla. Certamente. È il minimo dopo quello che avete fatto per me. Ora andate, altrimenti mi metto a piangere. Ciao. Ciao.
forbicina bellissima, mi raccomando, punte tonde, e fatevi aiutare ragazzi, fatevi aiutare perché altrimenti potreste tagliare con la forbicina, ma anche con la bottiglia che quando si taglia è un po' tagliente, mi raccomando, vi potete far male. Poi andiamo a vedere le nostre forbicine, poi possiamo anche decorarla ragazzi, decoriamola con, non so, carta bellissima, tutta Lo sapevo che te la facevi con quello! Non puoi nasconderti! Affrontami! Sei solo una lurida scoltrina! Aiuto. Aiuto. Pronto intervento? Qual è l'emergenza? Sì, pronto! Serve un'ambulanza al 22 di via. Serve un'ambulanza? Può spiegarmi cosa è successo? Pronto, signore? C'è stato un incidente? Ci sono dei feriti? Signore, è ancora in linea? Non la sento più. Pronto? Pronto? Mi sente? C'è ancora? Pronto? Signore, mi sente? No, mi scusi. C'è stato un falso allarme. Ehi, tranquilla. Ci sono qua io. Ci sono qua io. Ci sono qua io. È tutto finito. È tutto finito. Intanto prendiamo la nostra bella bottiglia. Bentornati ragazzi, allora avete seguito tutti i passaggi per costruire il nostro... Ciao Nick, sono Aria. Da una semplice bottiglia. Pensavo che sarebbe carino se passassimo un po' di tempo insieme, che dici? Sì, possiamo vederci anche ora. Ti aspetto a casa mia. Ciao. Sarà bello passare un po' di tempo insieme. Sarà bello da morire. Ragazzi ci siete? Oh ragazzi! Anna! Ehi, mi avete lasciato qua? Ragazzi!
Che cos'è il backstage? Che cos'è? Sì, e tu lo stai aprendo con questa domanda. Le mosche! Invece la... Un po' scordinata forse. Salve Marcis. Ciao, faccio inversione. Poi l'altra battuta. Quando ero ragazzina era così. Questo è il bagno di tutto l'anno. Scendi! Guarda queste foto. Guarda, che stai pensando? Ora pensi? Questo sguardo non è spaventoso quanto questo. No, io non c'entro niente. Ma l'assistente schifosa. Sembra Casa Pianello, pensavo bene. Sto morendo. Io non vedo l'ora di vederlo finito. Rientro, scusate. Ciao, ciao. Dopo l'esperienza di Padre Fred si sta per esaurire. Ho agito alle tue spalle, manipolandoti fin dall'inizio. Ho agito alle tue spalle, manipolato. Manipolata. Volevo vedere la tua faccia. Certo. Siamo tutti felici di questa esperienza. Ciao. Non lo so, questa è l'unica dichiarazione che ti posso fare adesso. Cioè lui è uno stronzo. Perché mica come fa? Mi puoi dire come fa? Palle, orfani, mi hai rotto i coglioni, Cosa te ne fotte? Non voglio gridare! Sei un bastardo! Sei un bastardo! Questa non è una foto che mi piace, scusate. C'ho la fobia dei bruchi! Ma non è un bruco! Ecco perché mi sono preso! Bentornati ragazzi, allora avete seguito tutti i passaggi per costruire il nostro bellissimo vasetto. Allora, da una semplice bottiglia di plastica siamo arrivati a un magnifico vasettino. Che profumo ragazzi! E allora, mi raccomando, ci vediamo alla prossima! Un salutone da Arte Mania e dalla vostra amica Serafina!